Ciao a tutti e benvenuti in questa mia nuova lezione su Creo Parametric 11. In questa lezione vi parlerò del comando serie, che è secondo me una funzionalità molto importante che può essere utilizzata ovviamente sia nella modellazione solida che nell'assemblaggio, perché no, e anche nella lamiera. Il comando serie però presenta diverse sfaccettature, quindi farò dei video dedicati alle singole funzionalità di questo comando, proprio per evitare video troppo lunghi e probabilmente anche un po' confusi. Prima di cominciare però, come al solito, vi chiedo di iscrivervi al canale e attivare la campanellina. Per parlarvi di questo comando ho creato un modello molto semplice fatto da una prima estrusione che rappresenta sostanzialmente una piastra di base, una piastra di appoggio, e una seconda estrusione che è questa piccolina che vedete qui, che tra l'altro presenta delle quote rispetto ai bordi della piastra sottostante, questa quota da 10 e questa quota da 5, che poi ci serviranno per spiegare bene la funzionalità della serie di cui appunto vi voglio parlare, ovvero la serie quota. Il comando serie di default è in grigio, è spento e si trova qui, però è sufficiente selezionare una qualsiasi funzione di modellazione, può essere un'estrusione, può essere un foro, una rivoluzione, eccetera, per far sì che il comando serie si accenda e quindi diventi cliccabile. E in effetti è proprio quello che vado a fare in questo momento, quindi vado a cliccare sul comando serie e in effetti il comando serie ci propone di default la serie quota, che è proprio l'argomento di cui vi voglio parlare. Però sappiate che la serie presenta tante altre possibilità al suo interno che possiamo vedere da questo menu. Abbiamo la serie direzione, la serie asse e altre serie, tutte molto importanti e utili in diverse situazioni. Inoltre, in Creo 11 ci si apre automaticamente il menu quote all'interno del cruscotto della serie e ci vengono mostrate tutte le quote della funzione che abbiamo selezionato, quindi la quota di altezza, la quota dello sketch, piuttosto che le due quote che ne definiscono il posizionamento rispetto alla piastra di base. Una cosa, la piastra di base non è obbligatoria, l'importante per utilizzare la serie quota in maniera sensata che ci siano delle quote rispetto a un qualsiasi riferimento, possono essere dei piani, possono essere degli assi o un'altra entità modellata a fianco. La serie quota consente di selezionare nella prima direzione, ovvero nella direzione 1, ma anche in una seconda direzione, tutte le quote che vogliamo, ovviamente appartenenti a quella funzione di modellazione. Direzione 1 o direzione 2 si attivano semplicemente cliccando nelle relative finestre, che poi sono anche mostrate qui in alto, ma anche facendo tasto destro quote direzione 1 o quote direzione 2. Iniziamo con un esempio più semplice, quindi andiamo a selezionare questa quota da 10 mm e appena la selezioniamo vi viene mostrata all'interno della casella direzione 1 e ci si apre questa casellina dove dobbiamo inserire un valore numerico che è l'incremento che vogliamo dare a questa quota per determinarne una copia spostata. Quindi gli vado a dare un incremento di 30 mm anche per tener conto dello spessore di questo oggetto, che è 12 mm. Ho un invio una volta che ho digitato il valore numerico e di conseguenza mi appare un pallino a fianco a quello che rappresenta la posizione originale. Questo nuovo pallino rappresenterà la posizione della copia spostata della serie. Tra l'altro, qui in questa casella possiamo decidere quanti membri della serie vogliamo. Di default ci viene proposto un 2, ma possiamo anche decidere di dargli, non so, 5 elementi, 5 membri della serie, di conseguenza appariranno 5 pallini. Adesso, per vedere appunto il risultato di questa serie, è sufficiente confermare. E quindi vediamo che quella prima estrusione è stata copiata 4 volte e quindi in totale abbiamo 5 membri della serie. Tra l'altro in Creo Parametric i membri della serie da sempre, anche nelle versioni più vecchie, si vedono all'interno della feature serie nell'albero del modello
e quindi si possono anche selezionare e gestire da qui. Tutti i membri della serie sono in realtà interdipendenti l'uno con l'altro. Questo fa sì che se selezioniamo il secondo membro e vogliamo modificarne le quote, in realtà stiamo dicendo di alzare tutti gli elementi della serie. Ad esempio la quota dell'altezza la andiamo a modificare e come vedete si modifica su tutti gli altri. Quindi sono tutti dipendenti tra di loro. La feature serie, come una qualsiasi feature, può essere selezionata e modificata. In questo modo possiamo correggere alcuni aspetti o modificarne altri. Quindi facciamo modifica definizione e rientriamo nella definizione di questo comando. Tra l'altro, i pallini che ci vengono mostrati, tranne l'originale, ma tutti gli altri che presentano poi un pallino nero interno, possono essere spenti. Questo per farli saltare quella posizione, quindi basta cliccarci, il pallino diventa più piccolino, la parte gialla sparisce sostanzialmente e se riconfermiamo noteremo che quella posizione è stata saltata e quindi non è stata generata. Infatti all'interno dell'albero della serie vedremo solo 4 elementi e non più 5, tra l'altro numerati tenendo conto che il terzo non è presente. Ritorniamo qui dentro, facciamo di nuovo modifica definizione e ovviamente possiamo riaccendere il pallino che è stato spento. Altra cosa, possiamo modificare ulteriormente questa serie e ad esempio attivare la seconda direzione. Di conseguenza possiamo andare a selezionare la quota che magari per noi rappresenta la seconda direzione, che nel mio caso è questa, che ovviamente rappresenterà una direzione ortogonale alla precedente, quindi al 10 che abbiamo selezionato prima. Appena selezioniamo quella quota, stessa cosa, ci viene mostrata una casellina all'interno del quale possiamo inserire un valore di incremento, quindi di spostamento. Gli vado a dare 40 e noteremo che in questo caso, visto che i membri nella prima direzione sono 5, i membri nella seconda direzione sono il valore di default che è 2, avremo sostanzialmente 5 per 2, 10 elementi, 10 membri della serie, ma anche questo secondo numerino noi lo possiamo variare, gli possiamo dare ad esempio 4 e quindi avremo 20 elementi della serie. I pallini li possiamo sempre spengere dove non vogliamo quella specifica copia e di nuovo possiamo confermare per vederne il risultato. E come vedete le due posizioni non sono attive, dentro la serie abbiamo tutte le copie dotate tra l'altro nelle loro posizioni all'interno della matrice, se così la possiamo chiamare. Sono tutte visibili, questo sempre, faccio modifica definizione e riattivo i pallini che mi interessa riaccendere. Altri aspetti importanti. In realtà nella direzione 1, ma anche nella direzione 2, se voglio, posso gestire anche altre quote, non solo quelle che mi determinano lo spostamento della feature sul piano di questa piastra. Ad esempio, potrei, oltre a selezionare la quota da 10 che già abbiamo selezionato, premendo CTRL potrei andare a selezionare, ad esempio, l'altezza. Questo 30 la seleziono, mi viene anche qui proposta la solita casellina, gli dico di incrementare da un membro all'altro questa quota ad esempio di 10 mm. Ovviamente in questo caso nella prima direzione vado a gestire queste due quote con due incrementi diversi che vengono elencati qui. Di conseguenza l'altezza di questa estrusione aumenterà in questa direzione ogni volta di 10 mm e in effetti lo vediamo se confermiamo. E quindi vado a creargli un incremento di questo tipo. Di nuovo, modifica definizione, la stessa quota, se voglio, la posso anche selezionare nella direzione 2. Basta attivare la casellina direzione 2, con il CTRL andare a selezionare la medesima quota
e dargli un incremento, se vogliamo anche diverso, possiamo dargli un 20 e confermando otterrò un effetto di questo tipo. Quindi in questa che è la direzione 1 ho un incremento ogni volta, se non ricordo male, di 10. In questa che è la direzione 2 ho un incremento ogni volta di 20, quindi da una riga all'altra ogni volta di 20. E quindi come vedete poi si possono fare tantissime combinazioni. Ad esempio vi mostro anche che se voglio cancellare la serializzazione, vado a selezionare la serie e occhio perché se gli dico elimina, elimino tutto, sia la serie che le feature interne. Invece se voglio cancellare la serializzazione devo dire elimina serie e quindi mi rimarrà soltanto la feature originale. Questo ricordatevelo perché è abbastanza importante. È anche vero che se vi sbagliate potete fare un undo, un annulla e ritornare indietro e poi eventualmente correggere la situazione. Adesso seleziono di nuovo l'estrusione 2, gli dico di fare una serie, lo posso fare anche dalla mini toolbar. Adesso faccio sempre una serie quota, però in direzione 1 gli vado a selezionare ad esempio sia questa quota, dandogli l'incremento 30, e poi premo CTRL e vado a selezionare l'altra quota, quella da 5, che prima avevamo utilizzato nella direzione 2, e in questo caso gli vado a dare qui un incremento diverso, facciamo 40. Aumento il numero di membri, li porto ad esempio a 6 e come vedete no, 6 sono un po' troppi perché usciamo fuori dalla piastra, anche se per Creo non è un problema, ne mettiamo però solo 5 e confermiamo. In questo caso abbiamo fatto una serie quota dove siamo andati a gestire in un'unica direzione due quote, quindi lui di conseguenza va a determinare la risultante degli incrementi delle due quote e quindi ci fa uno spostamento in questa direzione. Ma anche qui, volendo, potremmo rientrare nel comando serie e, se vogliamo, anche andare a selezionare questa quota qui in modo da determinare una variazione di questo spessore. Ad esempio, gli andiamo a dare 4 come incremento, che è un valore abbastanza piccolo, vediamo se riusciamo a percepirne la differenza. Una volta che confermiamo, noterete che appunto gli abbiamo anche detto di aumentare ogni volta quella quota, che inizialmente era da 12, di aumentarla ogni volta di 4 mm, di conseguenza abbiamo una variazione anche di quello spessore. Quindi come vedete le combinazioni possibili diventano tante e si possono fare tantissime cose riuscendo a gestire con una certa attenzione le varie quote. Ok, per quanto riguarda questo comando, per il momento è tutto. Faremo poi dei successivi video sulle altre funzionalità della serie, quindi la serie direzione, la serie asse e via dicendo. Ok, quindi per il momento vi saluto e vi abbraccio. Ciao a tutti.